Non a caso l'autunno è la stagione preferita di un sacco di persone che fanno maglia e uncinetto. Il perché è abbastanza ovvio, è finalmente la stagione in cui possiamo sfoggiare alcune delle nostre creazioni e crearne tantissime altre, perché lavorare con la lana in estate non lo consiglio. Ho appena finito di realizzare questa bellissima veste, ci ho lavorato 2 mesi ininterrottamente, nel senso che non ho lavorato a nessun altro progetto se non questa veste, perché era un test knit. Se vuoi sapere di più su questo progetto, su perché l'ho portata in viaggio, su come è andata, su cos'è un test knit, ti invito ad andare a vedere il video in cui ne parlo. È un po' lungo, ma è stata una grandissima avventura ed è anche un po' emozionante rivederlo per me. In questo video invece andremo a parlare di quelli che sono i miei progetti per questo autunno-inverno di maglia principalmente. C'è un progetto di uncinetto, ne ho certezza, ma principalmente sono progetti di maglia. Quindi questa è la mia swatch board, quindi la bacheca in sughero in cui appendo tutti i vari campioni che faccio quando inizio un progetto. Ma oggi andremo ad utilizzare il retro di questa bacheca per costruire una vision board di quelli che saranno i miei progetti autunno-inverno. Le regole sono abbastanza semplici, per la maggior parte di questi progetti ho già i filati, ho già il progetto in mente. Alcuni di questi saranno dei progetti segreti, ovvero dei progetti di cui sto pensando, progettando, valutando di scrivere io il pattern, quindi di creare una nuova creazione unica che non ho ancora mai trovato online, di farla io, scrivere il pattern e poterlo condividere con voi. Sicuramente una lista un po' ambiziosa. Non penso proprio di riuscire a fare tutti questi progetti in questo autunno-inverno, so per certo di avere altre cose da fare, delle scadenze, delle fiere, i workshop, la vita, il lavoro. Ma come dire, ci piace sognare e quindi ci piace provare a pinnare un po' di idee sulla nostra board. Il primo progetto che vado a pinnare è l'Anarch Sweater di Rebecca Clow. È un maglione unisex realizzato top down in half brioche, nel pattern è chiamato half fisherman rib, ma praticamente il punto è quello, e ho intenzione di realizzarlo per il mio partner, quindi per la prima volta un maglione non per me ma per qualcun altro. Ho preso i filati per questo maglione tempo fa, quindi quello che intendo utilizzare è dello Yacherino blu colore jeans di Bettanit unito a uno strand di mohair della Lang, quindi Lang Lace. Tempo fa ho fatto dei campioni che comodità li posso mostrare dalla mia board di campioni. Quindi appunto ho provato a fare un campione knitting di solo Yacherino con diversi colori di mohair e poi ho chiesto al mio partner e anche online sul mio Instagram quale preferiva e per fortuna sia il mio partner sia il popolo di Instagram hanno decretato lo stesso tipo di filato, quindi appunto questo che unisce Yacherino con il mohair Atlantic. Ho già swatchato per questo pattern che ho acquistato 3 giorni fa, quindi ho fatto il campione, poi dovrò metterlo in bacheca. Questi colori secondo me lavorano molto bene insieme, questa lavorazione prende un po' di filato, infatti non so se ne avrò abbastanza, lo scopriremo, ma mi piace davvero molto come viene, è molto morbida, è molto elastica, ci piace. Il progetto successivo, se tutto andrà come deve, vorrei fossero i Dream Home Sock Set nella versione cottage di Stone Knits. Se hai già visto altri video del mio canale dovresti ricordarti che ho fatto un video in cui ho fatto una sfida calzini, ovvero in cui ho provato a fare 3 calzini con 3 metodi diversi e 3 pattern diversi, e questo era uno di quei pattern. Quindi ho provato a realizzare questi calzini in colorwork con questo bellissimo disegno di casette con i ferri circolari.
Se vuoi sapere com'è andata ti invito ad andare a vedere quel video in cui ne parlo nel dettaglio, ma quello che è successo è stato che questo è quello che rimane del calzino che ho fatto. L'ho frogged, quindi l'ho distrutto e vorrei rifarlo. I filati che sto utilizzando sono tutti e 4 filati della Rowan, sono 3 Alpaca Classic nei colori bianco, rosso e azzurro e un Rowan Felted Tweed per quello che è il corpo del calzino. Quindi vorrei tantissimo rifare questi calzini perché mi piace tantissimo il pattern sin da quando l'ho acquistato e mi è dispiaciuto davvero un sacco dover disfare il primo calzino, ma è una cosa in cui voglio cercare di diventare un po' più a mio agio. Se una cosa non mi è uscita bene, se non la utilizzerei per com'è, disfala e sfrutta i filati per fare piuttosto qualcos'altro che ti piace, che esce bene. Quindi voglio rifare lo stesso pattern ma con tutto quello che ho imparato del fare calzini, visto che ne ho realizzati 2 diversi paia dopo quel video, e quindi ora mi sento leggermente più a mio agio con fare calzini. Il problema principale che ho con il fare calzini è che mi piace tantissimo l'idea di fare calzini a maglia, ma davvero mi fa male alle mani fare a lungo calzini per la lavorazione in piccoli diametri. Quindi devo assolutamente farli mentre alterno ad altri tipi di lavoro, che sia il maglione, quindi presumibilmente potrei alternare questi 2 progetti, o altri tipi di craft. Tra l'altro penso che fare calzini sia una cosa che apprezzo particolarmente per la loro portabilità, nel senso che essendo un progetto medio-piccolo posso tranquillamente portarlo in una borsetta in giro con me, e visto che si sta avvicinando la stagione delle fiere, parteciperò ad Abilmente Vicenza e Abilmente Torino a ottobre e a novembre, secondo me è un progetto ideale da portare con me anche in fiera per poterci lavorare. Giusto per non parlare solo di maglia, ma appunto avere anche un progetto all'uncinetto con noi, vi parlo di Boo, di Marsha Glassner. Questo è un centrino, quindi un doily in inglese, realizzato all'uncinetto appunto, con dei fantasmi che dal centro si muovono intorno alla forma del cerchio. L'ho condiviso nella mia lista di progetti di uncinetto e maglia per Halloween, un video che ho adorato fare, mi sono divertito tantissimo e, come ho detto in quel video, assolutamente voglio provare a fare questa realizzazione. L'unico problema è che non ho filato bianco, cioè presumibilmente vorrei provare a farlo in cotone, ma ho guardato anche non in cotone e non ho filato che al momento posso utilizzare per realizzarlo, quindi ho chiesto aiuto a degli amici, ho detto se avete del filato bianco da condividere con me, per favore, e spero appunto mi rispondano per provare a fare questo, perché davvero vorrei provare a farlo in tempo per Halloween. Ho così tanto filato beige? Perché ho così tanto filato beige? Mi piace un sacco il beige, quindi non sono stupito, però mi manca del filo bianco per farlo. Andando avanti, vorrei fare gli Apple Picnic Socks di Ariel Chang. Ho parlato già anche di questo pattern quando ho fatto il mio haul della Scozia, perché vorrei realizzare questo pattern con dei filati appunto che ho comprato durante il mio viaggio. L'avevo salvato. Ho un progetto in mente perché è un pattern gratuito e spesso i pattern gratuiti sono, diciamo, un po' più semplici di quello che può essere un pattern a pagamento, quindi hanno un po' meno istruzioni, un po' meno foto, un po' meno taglie, e con il fatto che io so già che voglio cambiare il disegno, non voglio fare delle mele, voglio fare dei pomodori. Sto pensando che qualora andassi a modificare un altro paio di dettagli, onestamente potrei farne io un pattern. Quindi uno degli obiettivi che vorrei provare a fare è scrivere il mio pattern di calzini, che saranno appunto a tema pomodoro, in cui cambierò il disegno del colorwork, non saranno mele, saranno pomodori, cambierò sicuramente il modo in cui è fatto sia il ribbing iniziale sia il tallone, e vorrei farlo più inclusivo, quindi aggiungere un po' più di taglie. Non è una mia priorità, però se riuscissi a fare qualcosa del genere sarei molto felice di poterlo condividere. Per realizzare questi calzini quindi ho con me un po' di filati.
Ho del filato Lang Alpaca Socks che ho utilizzato per fare il mio ultimo paio di calzini, quindi un paio di calzini completamente rosso che è difficilissimo da fotografare. Io non pensavo che il rosso sarebbe stato così difficile da fotografare, ma eccoci. E ne ho avanzato un po' di rosso, quindi questo sarebbe il rosso con cui vorrei fare i pomodori, e poi vorrei utilizzare questo bellissimo colore verde di We County Yarns e questo bianco che non è bianco, è beige. Ho così tanto filato beige con delle sfumature di tweed all'interno di una marca credo danese o norvegese che si chiama Sandnes Garn. Da qui in avanti iniziamo ad entrare nel reame dell'improbabile. Già se riuscissi a fare tutti questi progetti sarei euforico, ma pensare di farne altri? Diciamo improbabile. Ma questo non ci fermerà dal sognare, quindi il pattern successivo sono Drift Socks di Sasky. Ho comprato questo pattern quando è uscito, visto che è stato pubblicato scontato, e anche per questo tecnicamente ne ho parlato quando ho fatto il mio haul di acquisti in Scozia, perché ho acquistato i filati per realizzarlo. È un paio di calzini i cui disegni possono essere scelti, nel senso si può fare in un ordine preciso o puoi scegliere quale preferisci e puoi cambiare colore ogni volta che cambi motivo. Secondo me è avanzato per il mio livello, ma questo non mi fermerà dal sognare di realizzarlo. Per questo pattern ho comprato questi bellissimi filati, tutti tinti a mano in Inghilterra della marca River Knits, e l'idea era anche qui di usare il filato danese o norvegese di Sandnes Garn, che appunto è un bianco non bianco, un avorio con questi punti di tweed. Non so cosa farò prima, se gli Apple Picnic o i Drifter Socks, quindi non so se questo verrà finito prima che io possa fare altri progetti, ma nel caso appunto mi avanza sicuramente Alpaca Classic dai miei calzini cottage e altrimenti un po' di filato bianco. Abbiamo capito che in qualche maniera riuscirò a procurarmelo. Procedendo nella lista c'è un pattern che tra gennaio e marzo ho iniziato a fare con una mia amica, si chiama Twist Loop Sweater di Other Loops. Come dire, è stato sicuramente interessante. È un maglione che ha dei motivi cabled, quindi lavorati su tutta la sua superficie, davanti sulle maniche. È un maglione top down con i ferri circolari e ci ho messo un'infinità solamente a fare il torso. Abbiamo realizzato il torso insieme, io e questa mia amica, trovandoci a lavorare ogni tanto, un po' lavorando in separata, scrivendoci come stava andando, e poi quando siamo arrivati al momento di finito il torso, di dover fare le maniche, era iniziata la primavera, iniziava a fare caldo e noi abbiamo detto fermiamoci e finiamolo in inverno, quindi è rimasto fermo tutta l'estate. Lo sto realizzando in perfetto merino 120 di Mezz Cucirini, in questo colore che non è bianco, è avorio. E posso persino mostrarvelo, è il mio My Baby. Questo è il suo aspetto attuale, quindi appunto ha questo lavoro a trecce sul corpo che poi verrà ripetuto anche sulle maniche. Le maniche ora una è ferma, l'altra invece ho persino inserito il cavo e i ferri e semplicemente non ho più iniziato a lavorarlo. Io spero davvero tanto che da quando ho iniziato a fare questo maglione la mia tensione non sia cambiata troppo, perché altrimenti sarà molto divertente riprenderlo in mano dopo quasi mezzo anno, 6 mesi che è rimasto fermo. Essendo un maglione lavorato a coste, ora sembra un po' piccolo, ma sicuramente una volta bloccato verrà strecciato. E ho scoperto che questo filato è tanto elastico, quindi probabilmente si allungherà anche un po'. Però appunto un maglione che sarà, una volta finito, sarà delizioso, sarà un bellissimo capo, molto anche elegante per anche quando posso andarci in ufficio o in occasioni serie.
Comunque sì, se durante tutti i miei ultimi video avete visto in quest'angolo del mio studio una piccola massa di lana lavorata, è stato questo maglione fermo in quell'angolo per tutti questi mesi. Tornando nel reame dei sogni e iniziando a condividere un po' di progetti segreti, abbiamo due cose di cui voglio parlarvi. La prima è progetto segreto numero 1 e gli indizi che posso condividere per voi sono Natale, massimalista e maglione. Quindi appunto questo sarà un maglione che ho intenzione di lavorare, vorrei tantissimo riuscire a finirlo e pubblicarne il pattern, quindi appunto è un maglione di cui sto scrivendo il pattern, in tempo per Natale, che non vuol dire pubblicarlo il 24 dicembre, sarebbe da pubblicare tipo a novembre, così la gente lo può fare per Natale. Lo ritengo onestamente impossibile, anche perché prima di pubblicarlo non mi dispiacerebbe farne una testing call e vorrei dare a tutti i tester il tempo di farlo, ma non l'ho ancora fatto io, quindi secondo me probabilmente per Natale 2026. È molto strano dover programmare le cose con così tanto anticipo, però è anche una delle parti che mi piace del provare a disegnare pattern per lana, maglia e uncinetto. Non posso mostrarvi troppo perché uno di questi è collegato all'inizio del mio maglione, ma questi sono i colori in cui intendo realizzarlo, giusto per darvi una piccola anteprima. E al momento quello che ho fatto è stato praticamente il collo e mi sento di dire tipo 5 cm, sono più o meno a questo livello del maglione, e ho appena collegato il giallo e sono molto indietro, non penso arriverà per questo Natale, ma chi può dirlo? Il progetto segreto numero 2 invece per fortuna non è legato a una stagione, quindi potrei potenzialmente pubblicarlo quando voglio. Ho un design in testa che è l'amore della mia vita, sono innamorato di questo design, per realizzarlo però non sarà sicuramente semplice portarlo in vita. Gli suggerimenti che posso darvi su questo progetto segreto sono 2 colori, bel dettaglio e sarà una veste, quindi un maglione senza maniche. Al momento stavo pensando di utilizzare questi 2 colori, che sono un tweed e un colore variegato, tinto variegato, entrambi comprati in Scozia. In realtà ho paura che i 2 variegati siano un po' too much, e sebbene io ami essere una persona too much, non voglio che quello che sia il primo campione su cui poi le altre persone devono vederlo e devono pensare mi piace questo, potrei farlo anch'io, dicano è troppo, non riesco a farlo anch'io. E quindi vorrei forse usare un verde scuro che non sia questo e appaiarlo a questo tweed. Quello che ho in mente, come vorrei descrivervelo, è una veste senza maniche bellissima. Cioè, se esce così come la immagino nella mia testa, potrebbe diventare la mia veste preferita. Ora la mia veste preferita è questa, ma stavo riflettendo sul fatto in cui ogni cosa che faccio nuova diventa la mia cosa preferita, perché sono migliorato nel farla e quando ho raggiunto il momento in cui l'ho fatta è la mia cosa preferita. Quindi forse è una questione mentale. E per concludere, giusto per condividere un sacco di pattern di cui assolutamente non credo riuscirò a realizzarli, ho una serie di pattern tutti a tema Halloween, di cui non ho i filati, ma che se comprassi dell'arancione e del nero potrei pensarci. E questi sono 3 pattern di calzini e un pattern di sciarpa. Alcuni di questi li ho nominati nel mio video idee di Halloween di cui parlavo prima, quindi se hai visto quello magari li hai già visti, alcuni invece sono delle novità. La sciarpa è A Perfect Scare Halloween Scarf ed è una sciarpa tutta lavorata in double knitting. Ho recentemente provato il double knitting facendo i bordi di questa veste. È la prima volta che facevo double knitting ed è una tecnica che mi è piaciuta un sacco, sebbene prenda un po' di tempo, e quindi l'idea di riprovare questa tecnica in qualcosa di un po' più ambizioso non mi dispiace. Probabilmente per fare una sciarpa del genere 8 mesi di lavoro. Non lo so, il fatto che unisca color work, che io non sono ancora capace a fare, double knitting, che ho appena imparato a fare, e una sciarpa, che è medio-lungo come progetto, però sarebbe così bella.
E per i calzini ho 3 possibilità. Una l'ho condivisa nel mio video di Halloween ed è I'm Butting for Halloween. Quindi sono questi calzini arancioni che si possono fare in qualsiasi altro colore, ma mi piacciono particolarmente in arancione, con sopra disegnati un sacco di pipistrellini di Stone Knits, che è la stessa designer che ha fatto i calzini cottage a cui vorrei lavorare. Molto molto belli. Negli stessi colori, quindi arancione e nero, semplicemente invertendo, quindi sfondo nero e disegno arancione, così che magari se avanzo filato potrei fare questi. Ho le Citrouille, non so il francese, mi dispiace, d'Halloween di Ingrid Bodin. Sono un pattern di calzini a sfondo nero, appunto, con disegni di zucche. Questo pattern è solamente in francese, ma a questo punto immagino che se so fare un calzino dovrei semplicemente guardare la chart di queste zucche e seguire quella senza seguire per forza le istruzioni del calzino in sé. Quindi non lo so se sono fattibili, ma mi piacciono davvero molto. E l'ultimo, una recente aggiunta, sono gli Spooky Season Socks di Renard Endormi. A quanto pare oggi il francese è... Momento spooky. E sono un altro pattern di calzini arancione a tema Halloween con diversi disegni che possono essere utilizzati. Mi piace moltissimo l'aggiunta del giallo in questi e ho del giallo avanzato dal mio primissimo pattern di calzini mai fatto, quindi secondo me potrei realizzarli again prendendo semplicemente il nero e l'arancione. Quindi ho il tempo di farli? No. Ho le conoscenze di farli? Neanche. Ho la voglia di farli? Sicuramente. Spero che questo video ti sia piaciuto e magari ti abbia dato qualche idea. Se non ti ha dato idee, ma anche tu hai una lista di idee e una board piena di idee che vorresti fare, ti capisco. E sappiamo entrambe che non riusciremo a fare tutte queste cose, ma sognare possiamo farlo sempre. Sono molto contento di come sta andando il mio progresso in quello che è il mondo della maglia e dell'uncinetto. Sento di stare imparando tante cose, sento di starmi mettendo alla prova ogni volta che faccio un pattern nuovo e non è mai più facile, ma è sempre più possibile. Mi farebbe super piacere parlare con te nei commenti di quale progetto ti ha interessato di più, quale vorresti vedermi fare, quale magari vorresti fare anche tu o quale hai già fatto, di quale pensi ho i filati perfetti per farlo e potrei farlo anch'io, o una qualsiasi di queste domande. In generale, se vuoi lasciarmi un commento sarò felice di risponderti. Se vuoi andare a vedere altri miei video, grazie mille, spero ti piaccia guardarli e possano divertirti e ci vediamo al mio prossimo video, ci vediamo magari ad abilmente.